Oggi ci troviamo qui su una delle vie più antiche del mondo, se non la via più antica del mondo, che è l'Appia Antica, la regina delle vie, e ancora oggi una parte è integra. Di parte parlo di pavimentazione. Qui siamo proprio in un punto strategico perché secondo me è una zona da visitare molto bella. C'è il Ministero per i Beni Culturali, la Sovrintendenza Archeologica di Capodibove che controlla tutta l'Appia Antica. Oggi è chiusa e questo già fa ridere, però l'Appia Antica che cosa ha di bello? Che è un museo a cielo aperto gratuito o quasi tutto gratuito, alcune attrazioni si pagano. Per esempio voi camminate, arrivate qui e vedete il famoso Capodibove, eccolo qua, e la cosa bella è che ci parcheggiano pure le macchine. Vi farò vedere un attimino l'Appia Antica che, oltre ad essere altamente archeologica, è immersa nel verde e si trova a pochissima distanza dal centro di Roma, perché voi partite da Porta San Sebastiano e arrivate qui all'Appia Antica. Vi sconsiglio di venirci a piedi, perché buona parte antecedente, quella dove andremo, è una zona dove non ci sono i marciapiedi. A tratti sull'Appia Antica è possibile trovare grandi pezzi di pavimentazione originale, che è questo qui. Voi considerate che dopo 2300-2000, a seconda del periodo in cui è stato costruito, è ancora visibile, è ancora utilizzabile, anzi si tiene meglio questo che la pavimentazione attuale di Roma. L'unico peccato è che qui ci camminano sopra con i mezzi e, come vedete, è rovinato, ci sono tracce di olio, ci sono tracce di pneumatico e secondo me a lungo andare non fa bene. Qua ci passavano con le carrozze, con i cavalli, a piedi, con le mucche, con i dinosauri, c'era di tutto e ancora oggi ci si può camminare. Purtroppo col fatto che ci camminano con le macchine e con i furgoni in particolare, alcune parti si sono rovinate. Quanto era lunga questa via Appia Antica? Il progetto finale, che si è fatto dal 300 a.C. fino al 200 d.C., adesso vado a memoria, arrivava fino a Brindisi, oltre 600 km di strada. E voi immaginate in quell'epoca fare una strada così lunga con tanti servizi, perché poi lungo l'Appia Antica passava per i paesi. Oggi se ce la facciamo tutta praticamente arriviamo su ai Castelli, poi ci fermiamo lì. L'altra cosa interessante è fatevela con le biciclette, affittatevi le bici e ve la fate tutta quanta in bici, perché a piedi, a meno che non arrivate qui in zona avanzata, quella parte vicino alle catacombe è un casino, è una strada, tantissime macchine e tantissimo traffico. Queste sono pietre laviche, perciò resistenti nel tempo, resistenti a tutto, come potete vedere. In alcune parti l'hanno dovute togliere, vedete delle pietre più piccole, in particolare qua, specie davanti alle abitazioni, avvallamenti, ci sono zone comunque che a meno che non c'hai proprio un super fuoristrada qui duri poco. E voi direte, ma perché ci passano tutte queste automobili su una strada antica che tra l'altro fa male sia alla strada che anche a chi ci passa? La domanda è proprio questa, io non l'ho mai capito. Se vi dovessi dare una risposta non lo so. Cioè, ci sono delle strade alternative, sì, ci sono delle abitazioni dove arrivi solo se passi l'Appia Antica, sì, ma secondo me ci sono troppe macchine che ci passano fondamentalmente. E io poi più cammino e più vedo qui a terra resti di automobili, prevalentemente olio, perché qualcuno credo abbia spaccato la coppa dell'olio. Infatti c'è un tragitto di sabbia che è stata utilizzata, adesso continua poi qua, che è stata utilizzata per la perdita d'olio, che giustamente sarà stata copiosa in questo caso. Vedete, ancora si vede. Impressionante sta cosa. Qui basta poco per spaccare una macchina, basta poco per spaccare la coppa dell'olio. Sicuramente c'è anche un problema strutturale, perché un tempo ci misero qui sta recinzione, motivo non lo so. Questo vi fa vedere com'erano le strade nell'antica Roma, cioè questa era una strada comoda ai tempi, per noi oggi è invece una strada molto tortuosa. Voi immaginate le altre, quelle sterrate che potevano essere. Non sono adatte per le automobili di oggi, ma un tempo per le carrozze potevano andare bene, anche se poi se ne spaccava una ogni 3x2, mentre per i cavalli andavano benissimo. Non a caso molte volte passano i cavalli qui sopra, c'è gente che ha il maneggio, c'è gente che ha proprio il cavallo a casa perché è ricco. Come vedete qui la situazione del traffico è drammatica, nonostante sia una parte archeologica. Poi non... Scusa che ti disturbo. No, vai. Aspetta più ancora. Io la usi come scocciatoio. Passa, capito? Ma pure di come ci passa, io ce la stavano i bighe. Ti ricordi anno fa quando ha fatto il film coso?
di Sica con Massimo Burdi, SPQR. Inizio ci passavano che i big, poi alla fine che la Ferrari, ti ricordi? Si per evitare il traffico da un'altra strada? Ma pure perché ho portato la fontanella, la fontanella. Grazie per non avermi investito. Aspetta, ce ne sono altre. Per capirci siamo rimasti un po' colpiti dalla quantità di traffico che c'è. Oggi è il ritorno dalle vacanze e poi dalla difficoltà che si crea per le macchine, no? Perché se ci fate caso qui il rischio è elevato, no? Ciao! Vedi, questo fa le consegne per esempio, ci vengono pure i corrieri a consegnare e queste per esempio le bici evitano spessissimo la parte questa dei famosi San Pietrini originali e puntano più ai San Pietrini quelli successivi, più piccolini, perché per le bici è complicato e fanno veri e propri giri turistici e abbiamo scoperto il mistero. In teoria sarebbe proprio vietato entrare, però macchine, motorini, astronavi entrano tutte. Adesso io questo non so il motivo, forse c'è una deroga, c'è qualcosa che io non leggo, però qui c'è scritto eccetto veicoli in servizio di polizia. Più di così francamente non ve lo so dire, eppure ce ne entrano tanti. Secondo me è un piccolo scandalo, mettiamola così. Poi mi potrei sbagliare, magari c'è gente che ha il permesso. Come potete vedere, nonostante il divieto, le macchine si susseguono. Ciao ragazzi! Si susseguono copiose, macchine su macchine ci passano senza problemi. Io francamente sono rimasto colpito perché qui ci venivo in bici, ci venivo a correre, ci venivo comunque a fare sport, non mi ero mai posto questo problema, anche perché quando vengo io di solito è domenica e la domenica è chiuso tutto al traffico. Questo spiazzale è veramente bello e vi fa capire quanti resti ci sono, anche perché poi da questa parte c'è uno dei primi accessi a pagamento, si può pagare, se non ricordo male, un biglietto unico per accedere a tutte le aree archeologiche, quelle belle dell'Appia Antica. Ma che succede? Passano tutti da qui, vedi? Sì. Contromano. È mistero. Poi ogni singola vietta dove ci sono le case è uno spettacolo. Guardate che bello questa parte di muro antico che oggi è una via dove ci stanno le abitazioni. È fortunato secondo me chi ci abita da una parte perché sta in centro a Roma ma sta pure in campagna. 5 minuti esatti stai proprio in centro a Roma. Qui praticamente l'Appia Antica entrava a Roma. Questa era l'ultima parte che era l'arco di Druso che faceva praticamente da antiporta alla vera e propria Porta Appia che adesso si chiama Porta San Sebastiano. Tra l'altro è pure quella meglio conservata. La più grande e la meglio conservata che oggi è un transito per le automobili tra l'altro. E da qui si imbocca praticamente l'Appia Antica, il continuo dell'Appia Antica, c'è sta un sacco di roba. C'è interessante per chi vuole bere, peccato che l'hanno chiusa, una fontana realmente antica che è stata poi rimessa in piedi negli ultimi anni, che è questa qui. Vedete, una volta usciva tanta acqua, ora non esce più, tutta anche la parte sopra, sotto, era stata restaurata. Qui ci bevevano i turisti, i quali si avventuravano per questa maledetta strada che c'è scritto 2400 metri catacombe di San Sebastiano e di San Callisto, ma dall'altra parte c'è un problema che questa strada non ha marciapiede, infatti ci sono dovuto venire in bicicletta perché al limite la consiglio in bicicletta ma a piedi proprio no. Questo è uno dei più grandi scempi che sono stati fatti. Vedete qua praticamente ci sono, a parte che ci abitano vabbè, però ci sono delle rovine romane, ci hanno costruito sopra un cavalcavia. Inizia tutta la parte, chiamiamola antica, e sia di qua che di là ci sono sia parti antiche che anche, chiamiamole, costruzioni moderne. Qui troviamo la sede della cartiera latina, che una volta era una vera e propria cartiera, cioè dove facevano la carta, e oggi è diventata praticamente un museo o comunque un'area dove i turisti possono venire senza problemi. Qui c'è la mappa della cartiera latina che è diventata un complesso multifunzionale e la cosa buona è che se tu magari sei lungo la strada, vuoi bere, vuoi andare al bagno, ti vuoi fermare, qua c'è praticamente tutto. C'è tutta la struttura conservata della cartiera
dentro si possono vedere tutti i vari attrezzi che c'erano al tempo, ma la cosa ancora più bella è che qua potete vedere il fiume Almone, che qua sotto passa. È un fiume piccolissimo, neanche 20 km di fiume, è uno dei fiumi più antichi a Roma, adesso arriva fino ai Castelli, a pochissima portata come fiume, e purtroppo è molto inquinato perché passa dentro la città, scarichi incontrollati, zozzerie varie, e qui accanto alla cartiera ve ne potete vedere un pezzo. Questo tra l'altro continua per il parco della Caffarella, che è lì giù in fondo, e spesso potete trovare pure un pochettino di fauna acquatica. Qua tra le prime cose a pagamento c'è proprio il mausoleo di Cecilia Metella, e lungo il percorso avete questo, più avanti abbiamo le catacombe di San Callisto, che pure quelle meritano tantissimo. Dall'esterno, se vi affacciate e passate qui, vedete comunque tantissime cose. Per esempio, guardate che cosa hanno recuperato e incastonato qui lungo il muro, tanta storia. Vedete, quello che loro poi recuperano e vanno a incastonare da questa parte. Ad esempio, questo si era spaccato, l'hanno rimesso dentro con un po' di cemento, ci hanno rimesso i pezzi che hanno trovato, ma altri pezzi voi li trovate lungo la strada. Cioè, queste cose che noi vediamo incastonate qui nelle mura, alla fine ne trovate tantissime altre lungo la strada, anche di caratura maggiore. Un consiglio: se trovate aperto, passate per il comprensorio delle catacombe di San Callisto. Purtroppo non è sempre aperto, questo tra l'altro chiude tutti i giorni alle 18. Oltre ad essere molto bello, potete camminare all'interno invece che camminare sulla strada, che è ultra trafficata e pericolosa perché è senza marciapiedi. E qui c'è l'ingresso delle catacombe di San Callisto, che nonostante il periodo ci sono comunque tanti turisti, e ci sono due ingressi: c'è quello zona Ardeatina di qua, e ci sono gli autobus che vi portano, o alle mie spalle quello zona Appia. Praticamente o entrate dall'Appia o entrate dall'Ardeatina, potete arrivare comunque alle catacombe. È bello vedere che ci sono delle ville immense. Voi guardate, questo è semplicemente l'ingresso della villa, con pini secolari talmente lungo che non si vede la fine, dove inizia praticamente poi la villa. E poi ci sono anche qui accanto cose un po' più piccoline, ville sempre lungo la Appia Antica, però con piccoli ingressi, piccoli portoncini, e dentro alle ville delle persone ci sono i manufatti antichi, come in questo caso qui. Vedete che svetta tutto questo mausoleo, adesso purtroppo è caduto col tempo, si sarà rovinato, però ce l'avete all'interno della vostra villa. E molto spesso all'interno delle ville vengono ritrovate vere e proprie necropoli, alcune case che sono a metà tra una parte di mausoleo, di monumento, di reperti archeologici, e l'altra praticamente la fusione delle case. Questo è un esempio. C'è un muro molto bello, poi c'è sicuramente un reperto, vediamo lì, dove ci abitano all'interno e dove è fuso insieme alla casa. Colpo d'occhio, una cosa molto particolare: resti di una civiltà che si sommano a una villa normalissima, con tanto di pezzi che si fondono tra di loro. Addirittura, se veniamo qua, vediamo proprio la struttura antica, con tanto di porticina, con tanto di finestrelle, con tanto di camino. E qua rende benissimo com'era la strada nell'antichità. Adesso, a parte questa pavimentazione che è più recente, lì inizia la pavimentazione, quella antica, che era costeggiata da tantissimi alberi, perché gli alberi gli davano l'ombra, perciò non te dovevi fare sta strada sotto al sole, ma nelle parti più importanti, in particolare quelle vicino a Roma, come in questo caso, avevi tanti alberi che ti ombreggiavano la strada. Questa era ultra campagna. Se ci affacciamo di qua, continuiamo a vedere comunque che è campagna. Questi sono i resti dei cavalli che passano, e qui è proprio l'inizio della pavimentazione, quella più antica. Tra l'altro la stessa identica pavimentazione la trovate accanto al Colosseo, perché questa strada arrivava fino a lì. Basta fare qualche metro, voi guardate lato strada e vedete tantissime rovine. Questa è una rovina vera e propria, perché una volta era bella da vedere, purtroppo ci sono cresciute le piante, nessuno le ha tagliate, e nonostante l'imponenza di questa struttura si fa fatica a vederla. Più ci addentriamo e più vediamo costruzioni che cozzano l'una con l'altra. Da questa parte è un casale antico sicuramente, ma
ma che non c'è niente a che vedere con invece i ruderi che troviamo dall'altra parte di epoca romana, con tanto di pietre ovunque che stanno a caratterizzare quello che è stato tolto di mezzo. Perché vi faccio vedere una cosa: ci sono delle enormi pietre che sono lato strada. Queste pietre spesso erano molto più vicine, sono state spostate nel tempo perché, come vedete qui, ci passano ancora le automobili. La cosa incredibile è che noi siamo su una zona archeologica, ma è anche una zona dove le automobili passano. Però vedi, ciao, vedi, loro evitano la pavimentazione, preferiscono questa qui. Ma è un maneggio? Ah, fate proprio il giro a cavallo. Se vieni a trovarmi sei ospite. Cavalieri a Piantica. Ah, dai, ti vengo a trovare. Facciamo giri turistici. Ecco, questo secondo me è uno dei modi più belli per godere poi dell'Appia Antica, cioè il fatto che tu possa andare col cavallo a passeggio sull'Appia Antica, che poi era stata progettata per quella, pannaccia a cavallo. C'è da notare che l'Appia Antica, essendo una zona di Roma, è estremamente pulita e non ci sono i cestini. Siccome abbiamo fatto vedere una Roma piena di cestini ma sporca, l'Appia Antica, col fatto che viene tenuta pulita, la gente non si sogna minimamente buttare niente per terra. Se guardiamo lungo tutto lo spazio non vediamo una cartaccia a terra, una bottiglietta, una cosa, e considerate qui de gente ne passa, a piedi, in macchina, in bici, col cavallo, con quello che vi pare, eppure rimane abbastanza pulita. E io vi dicevo che lungo la strada è facile trovare resti importanti. Qui, al di là di questi che ormai sono rovinati, c'è una statua vera e propria che è ancorata con un po' di cemento a quest'altra struttura che è qua abbandonata. Adesso questa per fortuna è stata ancorata, ma ce ne sono delle altre che sono libere. Uno potrebbe tranquillamente alzarla e portarsela via. Ormai la funzione è diventata panchina, ma non è una panchina, è uno dei tanti resti che trovate lungo la strada. Si parte spesso da piccoli resti come questo che trovate lungo la strada, poi noi andiamo avanti e ne trovate una parte qui, una parte lì, una parte qui, fino ad arrivare a cose molto più grandi. Addirittura, se te lo vieni a vedere da vicino, ti vedi addirittura tutti i dettagli. Guardate che ormai questo ha veramente migliaia di anni, però guardate che roba. Voi direte, ma non è pericoloso che cade? Per muovere questo non muovi manco se te spari. Questo, se venisse pulito, qui ci sono ancora le scritte originali che non si leggono più. E lasciata purtroppo in balia del tempo, qui c'è un'altra struttura molto bella con tanto di statua, colonna, che ormai questa è completamente consumata. Se andiamo qua dietro vediamo che pure questa è stata ancorata, questa sicuramente in tempi più antichi, perché vedete c'è tanto ferro. Tra l'altro qui alle mie spalle c'è una caserma dell'aeronautica, perché dovete sapere, sull'Appia Antica ci sta il comando dei carabinieri, caserma dell'aeronautica e pure un CERT o SERD. Anche all'interno della caserma dell'aeronautica ci sono strutture che sono state poi inglobate. Una statua come quella lì all'estero sarebbe stata restaurata, recintata e forse ti avrebbero fatto pagare pure il biglietto. Noi qui abbiamo la Regina Viarum, la via Regina per eccellenza, bella, conservata bene, dove non solo non stiamo lì a controllare quello che c'è, ma ci camminiamo con la macchina. E Roma è questo. Devo guidare con la macchina. Lì dove magari c'era una costruzione che non poteva essere toccata, per fortuna, si costruiva lo stesso, perché dietro a questa struttura antica, come vedete qua, c'è anche l'ingresso delle case, che è questo caso qui. Voi immaginate che qui ci devono arrivare anche le macchine. Qui c'è un cancello e qui c'è un altro cancello. E qui guardate, che poi è molto grande. Qua dentro, a parte che c'è una vasca romana antica lì sotto, ma c'è sta roba per i gatti. Se io voglio entrare con la macchina devo fare sto percorso che non è manco facile, e entro nella mia villa. E se vi ritrovate sull'Appia Antica con la pioggia battente, venite qua sotto e vi riparate all'interno di un'antica struttura. Lo vedete proprio dalle pietre, dalle rifiniture, tutto. Addirittura ci sono delle cose che sono state riadattate a sedute. Purtroppo c'è pure qualche cretino che ci ha scritto, che è la cosa più grave. Però voi immaginate questa struttura libera e fruibile che ancora si tiene in piedi dopo migliaia di anni. Guardate. È la prima volta che ti becco in giro. Sì, oggi è un caso che sto qui sull'Appia. Cose da vedere. Guardate che bello è stato ricostruito questo pezzo con tanto di parte incisa in marmo. Purtroppo non c'è rimasta tutta, però qualcuno ha riadattato dei vecchi resti praticamente a seduta, perciò te metti qua sotto seduto. Oddio,
oscilla un po' e stai sotto la storia romana. Un altro monumento funerario gratuito, bello, questo forse è uno dei più belli secondo me. Considerate, se questo venisse pulito sarebbe ancora meglio. E io ho visto tantissime persone che si mettono sotto un'opera del genere e ci mangiano. Sbagliato, giusto, non c'è un divieto, no? C'è secondo me del buon senso, e il buon senso dice sì, vuoi mangiare, mettiti seduto là sul muretto normale e mangia. Questo è comunque un monumento, evita di mangiarci sopra. Siamo noi i primi che dovremmo pulirlo o farlo pulire, visto che si spendono tanti soldi, visto che c'è gente che vuole partecipare a ripulire le strutture. Voi pensate che a Roma la piramide Cestia oggi è pulita, ma solo grazie a un magnate giapponese, e se proprio volete sedere, qua c'è giusto un vecchio capitello romano, vi mettete seduti, tanto pezzi su pezzi abbandonati. E la domanda è, ma tu che cosa ci faresti con tutta sta roba abbandonata, no? Cioè tu arrivi qua e inizi a vedere un pezzo qua, un pezzo là, un pezzo là, 3, 4, 5 pezzi, capitelli, colonne, strutture romane che vengono abbandonati. In realtà andrebbero tutti raccolti, puliti, catalogati e poi messi insieme in un'area apposita. Altro monumento funerario che era stato restaurato con tanto di pietra di restauro, pezzi staccati e pezzi che cadono. Se io me lo volessi portare via, è un pezzo di un monumento funerario dell'antica Roma. Che ci mette a portarmelo via? Niente. Veramente lunga. E di cose lungo la strada ne possiamo trovare tante. Altra ancora qui, quando vediamo che c'è una pietra accanto vuol dire che c'è avuto un restauro recente. Anche questa un restauro del 1999, infatti pulita, tenuta bene. Scusate, Prego. quello che fai... Sì, Ma posso fare una foto così? certo. Ci dicono che questa è l'ex villa di Gina Lollobrigida, dicono che sia talmente grande che una volta che entri dentro con la macchina puoi uscire praticamente sull'Appia. Voi immaginate, a parte che l'ingresso è bellissimo, tutto con i San Pietrini, il verde curato eccetera, ma non riesci a vedere neanche quanto si estende. Quando costruivano i muri di questa villa ci incastonavano tutti i pezzi più antichi che trovavano, comprese pure parti delle anfore, parti delle colonne eccetera. Voi immaginate Roma quanta roba c'ha che non viene usata. E proprio accanto alla villa, oltre a vecchie pietre storiche, ci trovate pure i marmi, così appoggiati, tanto per dargli un pochettino di indicazione. E da quest'ultimo monumento funerario, forse quello un po' più completo perché c'ha tanti pezzi, a parte alcuni buttati a terra, io spero avervi fatto vedere un pochettino l'Appia antica, avervi dato un'idea di quello che è l'Appia antica all'interno di Roma, perché siamo ancora dentro Roma, e quello che potete vedere gratis, perché qua ci venite, vi fate una passeggiata, se volete ci sono le strade per accedere, perché vedete lì incrociamo una strada, lì giù ne incrociate un'altra, più giù se ne incrocia un'altra, si viene abbastanza facilmente. Io consiglio tantissimo le catacombe di San Callisto, e qua nel mentre c'è sta pure una pecora che è arrivata, non so da dove, forse è di qualcuno, forse si è smarrita dal gregge. Se vi è piaciuto ci vediamo al prossimo video, ciao!